Perché per accordare il violino devo partire dalla corda La? Non posso iniziare dal Sol? E poi perché la frequenza 440 Hz? Se accordo a 432 accade qualcosa? Ho sentito diverse teorie che parlano di questo gerarca nazista Goebbels che impose lo standard a 440 Hz per manipolare la mente dei soldati e renderli più violenti. D'altro canto alcuni autori assicurano che suonare a 432 Hz attragga molte persone ai concerti. C'è addirittura chi usa questa musica per meditare, per dormire, per andare in armonia con il battito del pianeta e addirittura qualcuno la utilizza nelle proprie piantagioni per far crescere meglio la vegetazione. Sembra che basti poco meno di un semitono per spalancare le porte dell'universo. Un bel caos, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche per i nuovi video. Per cominciare dobbiamo chiarire prima di tutto che cos'è un'accordatura e che cosa sono gli hertz. Quando tendiamo o allentiamo la corda di un violino il suono diventa calante, crescente, quindi più acuto, più grave, e quando diversi strumenti, come nel caso di un'orchestra, suonano insieme, per essere intonati devono avere delle note con delle frequenze che siano uguali per tutti. L'hertz è l'unità di misura della frequenza. L'hertz corrisponde ad un impulso al secondo. Per fare un esempio, il ticchettio dell'orologio ha la frequenza di un hertz. Ora chiariamo perché dobbiamo accordare il violino partendo dalla corda La. Storicamente questo nome era attribuito alla nota più grave che potevano intonare i frati durante i canti gregoriani, ma questa nota variava in continuazione in base alle capacità dei coristi ed in base al loro stato di salute. In passato, non essendoci un'accordatura standard, ogni orchestra accordava diversamente. Si accordava ad orecchio oppure si prendeva come riferimento l'organo della chiesa locale, che poteva essere molte volte calante o crescente rispetto all'organo della chiesa del paese confinante. Il concetto di standard era ancora lontanissimo, fin quando nel 1711 John Shore non inventò il diapason. Con questo strumento era possibile avere un valore di riferimento affidabile. I diapason rinvenuti in quel periodo avevano una frequenza che oscillava tra i 400 e i 420 Hz, ma nonostante ce ne fosse la possibilità, nessuno si uniformò ad uno standard, anzi ci fu una corsa ad utilizzare il diapason più acuto per rendere il suono degli strumenti più squillante, quindi una sorta di gara a chi aveva il suono più brillante. Arrivammo al XVIII secolo che le orchestre londinesi accordavano con un La che era a 455 Hz, ma anche l'orchestra Scala di Milano accordava intorno ai 450 Hz. I primi a diventare insofferenti per questa situazione furono proprio i cantanti, che abituati a degli standard più bassi iniziarono a lamentare l'affaticamento della propria voce, e fu così che nel 1859 il governo francese per la prima volta stabilì un La a 435 Hz, un fatto che attirò l'attenzione del compositore italiano Giuseppe Verdi, il quale, venuto a conoscenza dello standard francese, insistette affinché anche il governo italiano seguisse quell'esempio, come si evince dalla sua lettera scritta nel 1884. Ma perché Verdi voleva questo? Perché scrisse questa lettera? Perché spesso lui usava uno standard di 432 Hz? Forse perché era a conoscenza del fatto che questa era una frequenza magica? No, purtroppo no. In questa lettera è chiaro che egli aveva a cuore l'idea di un diapason standard uguale per tutti, perché considerava la musica un linguaggio universale. Ma è anche evidente la sua intolleranza verso le voci strozzate a causa di un diapason troppo acuto. Quindi, come compositore d'opera, era molto preoccupato dal mettere a dura prova le voci dei cantanti che si sforzavano per raggiungere le note troppo acute. Ma parliamoci chiaro, a Verdi concretamente interessavano tre cose:
Primo, la resa vocale dei cantanti, che dovevano essere in grado di cantare le sue opere dall'inizio alla fine in modo impeccabile. 2, la resa strumentale. 3, fare bella figura, e questo era un aspetto fondamentale per chi faceva il mestiere di compositore d'opera, perché gli permetteva di portare a casa i guadagni. Parliamoci chiaro, Verdi sì, suonava per l'arte, ma aveva anche bisogno dei soldi per vivere. Avere un La a 432 Hz o 435 Hz non faceva alcuna differenza. Non era fissato per i 432 Hz come molti sostengono, anzi lui era terrorizzato dalla proposta di alzare il La a 450 Hz. Questo avrebbe significato riscrivere anche delle sue composizioni per mantenere la stessa sonorità nelle orchestre. E finalmente nel 1885, per la soddisfazione di molti, il governo italiano emise un decreto per formalizzare il La a 432 Hz. Vediamo un attimo cosa accadeva in Inghilterra. Per gli inglesi il diapason francese di 435 Hz non era ideale, in quanto sostenevano che era stato misurato ad una temperatura molto bassa, 15 gradi. Infatti le condizioni climatiche nella loro nazione erano differenti e l'umidità condizionava l'accordatura degli strumenti in legno. In poche parole, era difficile mantenere l'intonazione durante i concerti. E per ovviare a questo problema decisero di stabilire il loro La a 439 Hz, in modo da avvicinarsi un po' alle sonorità delle orchestre francesi. E sì dai, un piccolo sforzo per venirsi incontro era stato fatto. Nonostante ciò, furono anni in cui pochi adottarono uno standard, poiché le orchestre preferivano usare il diapason stabilito dall'autore della composizione che andavano ad eseguire, soprattutto per agevolare i cantanti. Un diapason basso agevola il cantante negli acuti, mentre un diapason alto agevola il cantante nelle note gravi. E come se non bastasse a modificare la situazione, entra in campo anche la radio inglese BBC. Poiché 439 è un numero primo, in quel periodo in radio era difficile generare questa frequenza esatta, quindi decisero di adeguarsi a 440 Hz. Ne derivò che nel 1926 si diffusero in tutto il mondo molti strumenti accordati a 440 Hz, importati prevalentemente dall'America. Nel 1951 il La a 440 Hz entrò a far parte dell'ISO, che è l'Organizzazione Internazionale per la Normazione. Sì, ma il La a 432 Hz non era stato sostituito da quello a 440 dai nazisti durante il congresso di Londra del 1939? Ma non era stato il gerarca nazista Goebbels a imporre che la musica venisse suonata a 440 Hz, il tutto dopo essere entrati in possesso degli studi finanziati dalla Fondazione Rockefeller. Queste ricerche che servivano a trovare il modo per manipolare la mente dei soldati, a indurre paura e renderli più cinici e aggressivi durante la guerra. Che vi piaccia o no, questa diceria è priva di fondamento. Anzi, il La 440 Hz venne diffuso in tutto il mondo a seguito della massiccia esportazione di strumenti americani, quindi antinazisti. E la storia dell'A a 432 Hz che risuona con il nostro pianeta, poiché essendo un multiplo di 8 Hz corrisponde alla risonanza Schumann, ovvero la frequenza alla quale vibra l'asse terrestre. Però pensandoci, anche 440 è multiplo di 8. Inoltre la risonanza Schumann, ovvero queste frequenze estremamente basse del campo elettromagnetico terrestre, è stata rilevata con dei valori che oscillano tra i 7,83 Hz e i 12 Hz, e poi non ci sono prove scientifiche che possa risuonare con le note musicali. Un'altra teoria che mi ha incuriosito è quella secondo la quale 432 Hz corrisponde alla frequenza del cervello e del cuore. Quindi suonare ed ascoltare musica a questa frequenza porta benefici al nostro corpo. Anche in questo caso la teoria non ha alcun riscontro scientifico. La frequenza del cuore oscilla tra 1 e 2,5 Hz, mentre le onde cerebrali vanno da 1 a 150 Hz e non sono sintonizzate sugli 8 Hz o altre suddivisioni dei 432 Hz in alcun modo. E per quanto riguarda la storia di Mozart che suonava a
432 Hz? Chi lo sa, prima di tutto all'epoca non c'era un La standard e in più non abbiamo registrazioni, quindi oggi può capitare che la musica a 432 Hz sembri più rilassante, forse perché siamo abituati a 440. Può darsi che se avessero adottato un La a 460 Hz, i 440 avrebbero avuto su di noi lo stesso effetto. In conclusione, diciamo che la musica è qualcosa di molto personale, quindi nessuno è obbligato a suonare a 432 Hz o a 440 Hz. La convenzione esiste in particolar modo per i costruttori di strumenti musicali e per fare in modo che ogni musicista non debba riaccordare il proprio strumento ogni volta che suona con altre formazioni. In fin dei conti, quando si parla la stessa lingua è più facile capirsi. Se vuoi usare un'intonazione diversa perché il tuo strumento suona meglio o perché ne preferisci la sensazione, nessuno ti vieta di farlo. Anzi, secondo me è un bel modo di sperimentare, andrebbe promosso. Suonate, ascoltate ogni tipo di musica, divertitevi, sperimentatela con ogni tipo di accordatura e di intonazione che vi fa star bene. Ma attenzione a non farlo perché spinti da teorie strampalate. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like e come sempre divertitevi con la musica, anche a 432 Hz.